Buongiorno a tutti, analfabeta, gamma, delta, teta e giù in fondo fino alla omega, come non mai. Benvenuti qui al Crava Pelada Channel Show, Canel, quel che discorso. Siamo qui a presentare qualcosa di incredibile, ma se io vi dicessi a voi viola, a voi cosa vi viene in mente? A parte un occhio viola, a me viene in mente una cosa incredibile, mi viene in mente le carote viola. Viola per far che cosa? Una camilla, una torta con le carote. Ma perché con la carota viola? Perché la carota viola intanto ha un indice glicemico più basso, quindi evita di arrivare ad avere appunto un picco glicemico molto più alto rispetto alle carote normali. E questo va bene anche per chi è abituato a mangiare carboidrati o comunque ha problemi con, diciamo, con la glicemia. Poi è un prodotto particolare, non si trova tutto l'anno, stagionale, quindi perché no? All'ali ci occorreranno circa un 300-350 grammi di carote viola pelate, tagliate e sminuzzate. Poi abbiamo bisogno delle zeste di limone, questo qui è un limone della costiera amalfitana, non sto neanche a dirvi il profumo. Abbiamo bisogno di 4 uova, io le lavo prima, anche con la buccia, è sempre bene lavare le uova. Possono rimanere dei residui che vanno a contaminare gli alimenti. 250 grammi di farina 00 setacciata, io la setaccio 3 volte, è un numero magico, potete fare 3, 7, 12, non cambia. Comunque più la setacciate più aumenta di volume. 50 di questa farina qui. Questa farina qui è una farina di mandorla, è già stata tritata, resa farina, gli diamo quel sapore di mandorla e lo andiamo a rafforzare con una manciata di mandorle, queste qui, tritate. Qui abbiamo 100 ml di olio di arachide, ok? Io so che c'è diatribe per usare l'olio extravergine piuttosto che l'olio comunque di arachide o comunque è molto più neutro e non appesantisce troppo il risultato finale. Io lo preferisco. Poi se avete del buonissimo olio di oliva, come io ce l'ho, non lo usate comunque perché l'appesantisce. Cioè, se ce l'avete, non lo usate, mettetelo sulla carne, mettetelo sui piedi, fate i massaggi, o sulla schiena quando arrivate a casa stanchi dal lavoro. Altri ingredienti fondamentali: bustina di lievito, questo è chimico, e sto usando ultimamente questa ottima vaniglia. Questa qui è una vaniglia Barbour del Madagascar. La sto testando da diverso tempo, devo dire che il profumo, l'essenza è perfetto, come prendere magari la vaniglia e tagliarla e prendere i semini. Siamo allo stesso livello, più o meno, poi è così. Non ci dimentichiamo l'elemento che piace tanto alla grande distribuzione, la causa prima di morte nel mondo è lo zucchero. Ovviamente questo è semolato, trattato chimicamente, ne tengo 100 grammi perché poi vorrei aggiungere una cremina sopra di formaggio, magari un mascarpone mescolato con lo zucchero, quindi troppo zuccheri danno alla testa. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è armarci di uno spelucchino e di un coltellaccio e andiamo a pelare e pulire tutte le nostre carote. Io li tiro via l'eccedenza, 1 e 1, 2, e poi con parsimonia e voglia di andare avanti nella vita tiro via tutta la buccia in eccedenza. Il risultato è questo, queste poi vanno tritate nel frullatore. Bene, questo è l'effetto che avremo dopo aver tritato tutte le nostre carote e aver anche tritato le nostre mandorle, che daranno più sapore all'impasto. Mentre il forno si preriscalda a 180 gradi, noi andiamo a fare un'operazione fondamentale. Andiamo con il nostro frullino, quindi a frullare le nostre uova. Io ne uso 4, si può usare anche 3. Siccome qui abbiamo soltanto i 100 ml di olio, non c'è latte, non c'è nulla, ne uso 4, a cui aggiungiamo i 100 g di zucchero. Una nota importante: quando si mette lo zucchero nelle uova, siccome tende a cucinarle, bisogna partire subito con la frullata.
velocità medio-alta e via andare così come se non ci fosse un domani. Fasi cruciali: nel momento in cui abbiamo frullato bene, sbattuto con lo sbattitore le uova e lo zucchero, dobbiamo creare una crema che scriva. A questo punto lasciamo stare lo sbattitore, ce lo dimentichiamo, lo laviamo, lo facciamo prima, dopo, quello che volete, e andiamo con la marisa, la marisa, a girare tutti gli elementi. Prima cosa, prima di girare tutto, ricordiamoci, abbiamo setacciato la farina, bene, ci aggiungiamo la farina di mandorle all'interno della farina normale e oltre a questo ci andiamo a mettere il nostro lievito, una bustina. Questo è chimico ed è quello che ci vuole, non fatevi storie, ci vuole, mettetelo, non l'abbiamo fatto i naturisti, qua non c'è niente, ma naturisti non sono mica quelli che... Bah. Comunque, una volta che abbiamo messo i nostri composti, amalgamiamo bene farina di mandorle e il nostro lievito e siamo pronti a fare la fase, quella che io dico, come diceva Tesla, la corrente alternata. Qui prima uno, prima l'altro, questa è la fase alternata. Allora, vediamo bene i passaggi. Prima cosa da fare, noi andiamo ad aggiungere a questo composto la nostra farina. Anzi, prima della farina mi piacerebbe aggiungere le zeste di limone, che queste qua mi aiutano ad avere un sapore migliore. Quindi metto direttamente nelle uova sbattute le zeste di un intero limone. Ovviamente la buccia deve essere lavata, asciugata e soprattutto non deve essere trattata, perché altrimenti andate a fumare una sigaretta, è la stessa cosa, non cambia niente. Una volta che abbiamo mescolato le nostre zeste di limone all'interno, il composto è super cremoso, io lo vado a stemperare con un po' di olio e la parte grassa ci vuole, quindi andiamo ad aggiungere dentro poco alla volta, perché dobbiamo poi aggiungere tutti gli altri elementi. In primis cosa? Iniziamo a mettere dentro le nostre carote. Cerchiamo di dividere questi passaggi in 3 fasi. Ora, le carote ovviamente rilasceranno una loro acqua. Se voi riuscite a mescolarle dal basso verso l'alto in maniera costante, riusciamo ad avere un composto che risulterà più morbido e non stopposo, ed è lo stesso motivo perché vi faccio usare la marisa e non lo sbattitore. Aggiungiamo anche una parte di farina e continuiamo con farina, olio, carote, farina, olio, carote, farina, olio, carote, mela, banana, caffè, mela, banana, caffè. Un classico intramontabile. Dopo aver messo tutti e 3 gli elementi, parte grassa, la carota e la farina, che gli darà poi questa consistenza insieme al lievito e tutto, zeste di limone, è la fase in cui io vado ad aggiungere le mandorle tritate per accentuare anche quella croccantezza che si può avere masticando la fetta di torta, e quello che io ritengo una meraviglia della natura, la vaniglia, quella Barbour Madagascar. L'aggiungo tutta, ci penso nemmeno a mettermela da parte. E il profumo ti dà la capacità di esprimerti anche con parole che non conosci, un po' come faccio io, così. Vado a mescolare il tutto, dopodiché teglia, io gli metto una carta forno, ma potete anche imburrarla e metterla dentro, 80 gradi, dai 35 ai 45 minuti, prova dello stecchino fondamentale. E lì, momento, una nota sullo sfornare. Quando siete pronti lì, spegnete il fuoco, aprite il forno e la lasciate dentro la torta, che si raffreddi dentro. Ovviamente spegnetelo leggermente prima, non che lo fate arrivare a cottura e poi spegnete, perché sennò continua a cuocere. Leggermente prima, forno aperto o con una valvola, come preferite, così si raffredda dentro il forno col tempo e non si sgonfia e rimane bella gonfia. È un segreto questo, non lo dite in giro, tanto siamo quei 3 o 4 che riguardiamo queste cose. Ora, siamo nella fase dell'integliamento. Io uso questa qui, è circa un 22, 24, quello che è, 20. Fate voi, le misure contano soltanto
solo in certi momenti, in questi momenti le misure sono relative. Ma utilizzo questo prodotto qua, è uno spray siliconico altamente chimico, no, completamente naturale, che serve per staccare invece che usare il burro. Io lo vado a spruzzare su tutta la teglia, composto, vedete come è venuto bello viola. Andiamo a metterlo dentro e poi il forno la farà da padrone. Il forno è ben caldo, la torta è messa, il composto è messo dentro, lo andiamo a battere per togliere l'aria in eccesso. Assicuratevi di aver messo la cerniera nel lato giusto, perché ogni tanto io tutto giù, così, come se non ci fosse un domani. Forno 180 gradi, 35-45 minuti, prova dello stecchino. A metà cottura girate la torta dentro il forno, perché dalla parte del vetro scalda di più, quindi si rischia di avere una cottura un po' più dalla parte del vetro. Quindi prendete questa accortezza, a metà cottura giratela. Anzi, facciamo una cosa, non girate niente, non aprite il forno, lasciate stare, prima che succeda un patatrac, non toccate niente. Se anche te, come me, questa torta non piace, vieni con noi per cambiarla. Eccoci qua, abbiamo sfornato la torta di carote. Questo è l'effetto che abbiamo avuto, meraviglioso. Lo spray siliconico ha funzionato meravigliosamente. Quindi, a così potrebbe già andare bene, eh? Così la si può mangiare senza problemi. Però noi vogliamo dargli quell'aggiunta in più. Ma noi la vogliamo rendere golosa, quindi abbiamo messo le carote a basso indice glicemico e adesso gli diamo una botta glicemica perché almeno andiamo a bilanciare per la legge del contrappasso. Cosa ci occorre? 4 ingredienti, 4. Zucchero a velo, ok? Questo è la metà del prodotto principale, quindi del formaggio che andiamo a mettere. Quindi io userò 125 grammi di zucchero a velo setacciato e esattamente il doppio di formaggio. Qui uso un mascarpone. Abbiamo stessa quantità del formaggio di una parte liquida, grassa, in questo caso la panna, quindi 250 grammi di panna fresca, se la trovate fresca è sempre meglio. E poi qui le andiamo ad aggiungere anche un aroma. Qui non gli aggiungo la solita vanillina, la vaniglia del Barbour, perché ogni bustina sono 10 euro, non è che ogni bustina che butti dentro qua la torta fai prima andare a comprare al bakery giù sotto casa. E qui gli metto un'essenza di vaniglia che va bene uguale, deve darci soltanto quel sapore in più. Non metto le zeste di limone che le infilo dappertutto, anche nel caffè latte, semplicemente perché mi andrebbero a dare una colorazione, vedrai dei pigmenti che non voglio in questa crema da fare sopra. Andiamo a fare la nostra crema. Abbiamo messo il mascarpone dentro, ci armiamo del nostro frullino e andiamo ad aggiungere poco alla volta lo zucchero a velo. Temperiamo con la panna. Un'operazione che va fatto come i dentisti, è un'otturazione tricanalare, va fatto in tre fasi. Si aggiunge lo zucchero a velo, il formaggio già c'è, man mano che lo zucchero a velo rende dura la crema, noi lo stemperiamo con la panna. Andiamo avanti così fino a ottenere un composto particolarmente spalmabile. Bene bene, ma non benissimo. Allora, abbiamo gli elementi che ci occorrono. Crema di mascarpone è stata fatta con l'essenza di vaniglia e lo zucchero a velo. La torta l'abbiamo qui, l'abbiamo messo su un gira gira, che bello l'amore che fa. Io uso questa spatolina, ce ne vorrebbe qualcuna un po' più grande, però con questa qua io la vado a ricoprire tutta, in modo da cercare di fare un lavoro fatto bene. Poi se ne va direttamente in frigo a raffreddare e alla fine si mangia, perché non è che si cucina e si parla, poi si mangia anche. Benissimo! Siamo arrivati alla fase finale, abbiamo
spatolato tutta la torta, messo qualche decorazione e andiamo alla prova dell'assaggio. Allora, giusto 2 note quando andate a spatolare. La crema, quando l'emulsionate, ovviamente tenderà a lasciarsi andare, a scaldarsi un pochino. Non preoccupatevi, voi spatolate tutto e poi mettete qualche ora in frigo. Questo vi garantisce una compattezza maggiore. Questo è il risultato finale, spatolata, c'è anche una decorazione sopra, qualche rosellina e via discorrendo. Ma noi andiamo alla prova dell'assaggio, perché non è che possiamo stare qua davanti con tanto risultato e poi col coltello in mano a chiacchierare. Andiamo, piccola fettina, vediamo se va giù bene. Va giù bene, piccola fettina, mica troppo. Questa se ne torna direttamente in frigo, se no fa come le statue di cera di Londra. O voi che avete atteso così tanto, l'abbiamo fatta un po' lunga, vi ringrazio, siamo arrivati alla fase finale. Vediamo bene l'interno della torta. Qui abbiamo tutte le sfumature del viola delle carote a basso indice glicemico. Rompiamo gli indugi, andiamo a vedere cosa è successo. Sarà buona, sarà morbida, se è tagliata bene. Questo è già di buon auspicio. La mandorla, che me l'ho dimenticato, che è tornata indietro. La crema mascarpone dà il suo tocco in maniera esagerata. Freschezza, ti sciacqua la bocca dopo l'impasto, che comunque risulta molto morbido, areggiato. È andato bene che ho messo non tantissimo zucchero, di quello semolato, quello che piace tanto alle industrie del petrolchimico, perché questo mi ha permesso poi di avere lo zucchero del mascarpone con lo zucchero basso della torta e si è creato un equilibrio che non è predominante il sapore dello zucchero, quindi su questo qua sono contento, anche se a sorpresa me l'aspettavo più zuccherata, invece sono contento così. Quindi questo è il risultato, questa me la mangio io, voi ovviamente come sempre vi invito a replicarla, a farla, a guardarla, a comperarla, a commentarla, insomma fate un po' quello che volete, fate quello che vi piace. Io vi dico, una torta al giorno leva il medico di torno, così si diceva una volta. Adesso con tutto quello che succede il medico qua ce l'abbiamo sempre intorno e veramente non c'è più il medico di torno, ma anche quando lo chiami, pronto dottore, che ne minga, e chiude. Ciao a tutti, buona torta con le carote, carrot pie, se vi piace parlare in inglese, non so neanche se era inglese sinceramente. Qualsiasi cosa, fatela, replicatela, mettete un like, mettete una campanella, attaccatevi, mettetevi una calza sbagliata alla sinistra e sulla destra. Io vi saluto, buona torta a tutti. Ciao belle gioie, alla prossima.